completati i due pannelli anche per quanto riguarda questa parte qui, io qui sono andata su per 15 cm più i 35 che avevo fatto da questa parte, sono arrivata ad un totale di 50 cm di altezza. Fatto questo mi sono fermata e ho fatto la cucitura laterale, quindi ho unito entrambi i pannelli lasciando soltanto questo spazio qui. In questa parte qui io non ho fatto la cucitura, vi mostro per quanto riguarda i centimetri, sono 6 centimetri. Ho lasciato questo spazio proprio perché mi serve adesso per fare l'aggancio della manica. Fatto questo, adesso andrò a fare la cucitura da questa parte, quindi rimarrò la parte del collo un 20 centimetri e da qui a qui farò la cucitura e lo farò anche dall'altro lato. Ma prima di fare questo volevo incominciare a fare la manica, quindi muniamoci di filo blu e incominciamo a lavorare. La prima cosa che dobbiamo fare per quanto riguarda la lavorazione della manica, dobbiamo andare a calcolare quante catenelle dobbiamo mettere su. Quante catenelle, perché comunque non andremo a lavorare da questa parte, ma la lavorazione sarà comunque divisa, sarà unita soltanto in questo punto per il momento, poi faremo la rifinitura intorno. Quindi dobbiamo andare a calcolare la misura che ci occorre per le maniche a noi. Come dobbiamo fare? Semplicissimo, di solito quanto lasciamo? 15 centimetri, quindi dobbiamo fare 15 centimetri più 15 centimetri che sarebbe la parte di dietro, dobbiamo arrivare a 30 centimetri. Siccome qui abbiamo già 6 centimetri, dobbiamo fare 30 meno 6, il risultato che esce andiamo ad inserire le catenelle. Quindi io ho fatto il mio calcolo, io vado ad inserire sempre intorno ai 12-13 centimetri e mi sono ritrovata nel mettere su 35 catenelle. Una volta fatto questo procedimento, una volta che abbiamo calcolato quante catenelle dobbiamo mettere su, possiamo tranquillamente iniziare. Partiamo nell'inserire l'uncinetto in questo punto. Uniamoci del filo. Da qui fissiamo il filo con una catenella e andiamo avanti nel lavorare tante catenelle quante ci occorrono fino ad arrivare ai centimetri che ci servono per poter fare la circonferenza del nostro braccio. Una volta che abbiamo le catenelle andiamo ad unire in questo punto, quindi dall'altra parte, fissando con una maglia bassissima. In questo modo abbiamo ottenuto la circonferenza della manica. Da qui partiamo nel lavorare 2 catenelle, filo sull'uncinetto, andiamo a inserire i punti negli spazi che abbiamo sottostante a mezza maglia alta, portandoci fino a questo punto. Arrivati alle catenelle vi consiglio di contare i punti che avete su, io in questo caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punti, in modo tale che dall'altra manica mettiamo gli stessi punti sopra. Detto questo, andiamo a lavorare tranquillamente le catenelle a mezza maglia alta, quindi lavoriamo una mezza maglia alta per ogni catenella sottostante fino a completare tutto il giro, ritrovandoci all'inizio del giro. Completato il giro, chiudiamo con una maglia bassissima, andiamo avanti con 2 catenelle e da qui lavoriamo un altro giro di mezza maglia alta. Considerate che dobbiamo andare avanti in questo modo fino ad un totale di 8 giri, quindi 1, questo è il secondo, andiamo avanti fino a 8 sempre nello stesso modo e poi ci ritroviamo. Per chi ha le prime armi vi consiglio di contare i punti in modo tale che così non vi confondete con la chiusura e con l'inizio. Ci vediamo dopo. Una volta che abbiamo fatto le 8 file, quindi gli 8 giri, abbiamo un totale di 7 centimetri. A questo punto ci fermiamo per quanto riguarda l'uncinetto numero 4, passiamo all'uncinetto numero 3 e andiamo avanti nel realizzare altri 5 giri, quindi sempre nello stesso modo a mezza maglia alta, ma lavorando con l'uncinetto numero 3.
lavoriamo anche questi 5 giri e poi ci ritroviamo. Una volta che abbiamo completato anche i giri con l'uncinetto numero 3, quindi 8 giri con l'uncinetto numero 4, altri 5 giri con l'uncinetto numero 3. Ci troviamo su con una misura di 11 centimetri. A questo punto 10-11 centimetri adesso in base alla mano, sì, diciamo che sono 10 centimetri e mezzo. A questo punto prendiamo il filo bianco e continuiamo il nostro lavoro. Andiamo avanti nel realizzare una maglia bassa per ogni punto sottostante. A questo punto vi consiglio di inserire un marcatore nel primo punto in modo da non confonderci e lavoriamo tutto questo giro a maglia bassa più altri giri, quindi dobbiamo lavorare tutta la manica a maglia bassa senza fare nessun tipo di diminuzione fino alla misura che poi vi dirò più avanti. Quindi andiamo avanti e poi ci ritroviamo come sempre. Andiamo avanti nel fare la rifinitura per quanto riguarda il collo. Come vedete io ho già fatto la cucitura da questa parte e da questa parte. Vi ricordo che qui sono 19-20 centimetri, quindi prendiamo nuovamente il filato bianco con l'uncinetto numero 4 e andiamo a rifinire il nostro lavoro. Come vedete io ho inserito il filo in un punto qualsiasi, ho preferito inserirlo vicino alla cucitura. Da qui non facciamo altro che lavorare a maglia bassa ogni punto sottostante. Vi ricordo sempre di inserire un marcatore, altrimenti ci perdiamo il primo punto. Andiamo avanti a maglia bassa fino a completare il giro. Quindi completo questa parte e poi ci ritroviamo come sempre. Ho completato il collo realizzando un giro di maglia bassa, quindi un solo giro, in più ho fatto la rifinitura con un giro di maglia bassa a rovescio. Ma adesso vediamo insieme come lavorare il giro di maglia bassa a rovescio. Per quanto riguarda le maniche, sono andata a fare la stessa cosa, quindi ho fatto un giro di maglia bassa per tutta questa parte qui, per poi fare sempre la rifinitura con il giro al rovescio sia da questa parte che da questa parte. Ho fatto la stessa cosa anche dall'altro lato. Per quanto riguarda la manica sono andata avanti, come vi dicevo prima, per un totale di 40 centimetri. Quindi una volta che ho completato questa parte qui con questo colore sono andata avanti senza fare nessuna diminuzione per un totale da questo lato qui a qui di 40 centimetri. Fatto questo ho fatto sempre la rifinitura con il giro a rovescio a maglia bassa e ora andiamo a fare insieme il giro di maglia bassa a rovescio per quanto riguarda questa parte qui, in modo da completare completamente il nostro lavoro. Fate prima un giro di maglia bassa normale per poi andare a lavorare il giro di maglia a rovescio. Come vedete io ho fatto già la catenella, da qui vado dietro nel primo punto dietro e lavoro una maglia bassa, vado nel prossimo punto della parte di dietro e lavoro un'altra maglia bassa, prossimo punto un'altra maglia bassa e così continuiamo per tutto il giro. Facciamone un altro insieme, prossimo punto, maglia bassa. Completiamo tutta questa zona e poi vediamo il capo indossato. Un po' particolare, delicato, caldo, ma nello stesso tempo leggermente freddo in questa zona qui. Ma va bene così perché il progetto di oggi, la sua particolarità è proprio quella di lasciare questa parte scoperta e questa serie di blocchi che vedete da questa parte. Ma vediamo i vari passaggi che sono serviti per poterlo realizzare. La prima cosa che ho fatto è stata quella di andare a dividere la mia taglia, in questo caso una S, 84 diviso 2, in modo da ottenere 42 cm per quanto riguarda un pannello, 42 cm per quanto riguarda l'altro pannello. Fatto questo non sono andata a lavorare un campione,
proprio perché sapevo che lavorando a maglia bassa questa fascia qui mi sarebbe risultata più stretta, mentre lavorando il motivo poi si sarebbe allargato un pochettino il mio progetto. Quindi ho messo su le catenelle tante quante mi occorrevano in base ai centimetri che mi servivano, quindi in questo caso 42, e sono andata a lavorare la serie di blocchi alternando il colore beige con il colore blu. Arrivata a 5 blocchi mi sono fermata e da qui sono andata a lavorare il motivo che vedete nel progetto. Arrivata a 35 cm totali mi sono fermata nuovamente per poter cambiare il filato. In questo caso ho inserito un filato bianco peluscioso morbido che a me piace tantissimo e ho lavorato fino a 15 cm per ottenere un totale di 50 cm. Fatto questo mi sono fermata per quanto riguarda il pannello dalla parte davanti, sono andata a lavorare il pannello della parte di dietro. Ho fatto la stessa cosa per quanto riguarda la fascia di blocchi, mentre per quanto riguarda questa parte qui non ho fatto altro che lavorare a mezza maglia alta. Quindi arrivata a 35 cm mi sono fermata e ho lavorato con il filato bianco. Fatto questo ho unito i due pannelli facendo la cucitura laterale sia da questa parte che facendo quest'altra cucitura in questo punto qui. Una volta fatto questo non serviva che lavorare soltanto le maniche, quindi sono andata ad unire questa parte, solo questa parte di sotto per quanto riguarda le maniche, e poi sono andata a lavorare tante catenelle quante mi servivano per poter realizzare la circonferenza del mio braccio. Da lì sono andata avanti con l'uncinetto numero 4 fino a un certo punto, poi mi sono fermata e ho preso l'uncinetto numero 3 e ho continuato. A un certo punto mi sono fermata per quanto riguarda il blu e sono andata avanti per quanto riguarda il bianco. Poi ho fatto la rifinitura, che magari si vede più qua sotto, la rifinitura al rovescio a maglia bassa e ho completato una manica. Sono andata dall'altra parte per completare l'altra manica e a questo punto non mi serviva, non dovevo fare altro che fare soltanto delle rifiniture. Quindi ho fatto un giro di maglia bassa in questo punto per poi fare un giro di maglia al rovescio per poter completare la rifinitura sia da un lato che dall'altro. Ho fatto la stessa cosa anche per quanto riguarda il collo, quindi un giro di maglia bassa più un giro di maglia al rovescio. E la stessa cosa ho fatto anche da questa parte. Fatto questo io ho completato il mio progetto. Se avete dei problemi per quanto riguarda alcuni passaggi scrivetemelo sotto nei commenti in modo tale che io vi possa aiutare, e se avete richieste in particolare scrivetemele sempre sotto nei commenti. Sarò felice di elaborare il tutto, e se il progetto vi è piaciuto lasciatemi un mi piace in modo da farmelo capire, in modo da aiutarmi anche a crescere. Alla prossima!